Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube di Polini Motori. Io sono Jack The Ritzer e come al solito nel video di oggi vi spiegherò caratteristiche tecniche e montaggio di un componente. In particolare nel video di oggi, come avrete dedotto dal titolo, parleremo della super frizione 3G regolabile di Polini per Minarelli. La figata di questa frizione sta proprio nel suo nome, ossia che è regolabile. Ma cosa significa? Nelle frizioni tra virgolette standard, le 2 o 3 in questo caso molle della frizione sono attaccate da una estremità a una parte fissa della frizione, mentre l'altra è attaccata ad una massetta. Le massette in questione, con la forza centrifuga di rotazione della frizione, tenderanno a voler spingere verso l'esterno e quindi andare in contatto con la nostra campana frizione, che successivamente vi farò vedere. Se nelle frizioni non ci fossero le mollettine, le massette vorrebbero subito aprirsi e quindi andare subito in contatto con la campana frizione. Esistono molle di diversi diametri e diverse durezze per far sì che contrastino questa forza di espansione verso l'esterno e quindi contro la campana frizione che vuole fare la nostra massetta. E qua arriviamo al punto sul perché è una figata avere una frizione regolabile. Sostanzialmente nelle frizioni fisse, i due punti in cui la molla è attaccata da una parte alla frizione e da una parte alla massetta sono fissi, non si possono variare di interasse. Nella frizione regolabile invece un'estremità della molla è attaccata a questo tirante che a sua volta è regolato tramite una piccola brugola. La figata è che avvitando tiriamo il tirante e la molla si allunga e quindi rimane più in tensione. Viceversa, svitando la molla si accorcia e di conseguenza diventa più morbida. Questo nell'atto pratico in che cosa consiste? Sostanzialmente, se la molla è più tirata farà più opposizione all'apertura della massetta e di conseguenza le nostre massette, prima di arrivare in contatto con la superficie della campana, dovranno subire una forza maggiore e di conseguenza una maggiore rotazione e ancora più di conseguenza più numero di giri. Quindi arriviamo al dunque: mentre con una frizione standard e quindi con molle fisse siamo vincolati praticamente ad utilizzare quella frizione ad un certo numero di giri, tra parentesi possiamo variare le molle ma non possiamo essere così precisi, con una frizione regolabile possiamo andare a cercare il dettaglio preciso nel numero di giri e questa cosa è una figata. Fatto tutto questo mega preambolo, ci sono due cose sulle quali stare particolarmente attenti e ora ve le faccio vedere. La primissima cosa sulla quale stare molto attenti, anche se molti di voi la sapranno già, è il diametro della vostra frizione. Infatti su Minarelli verticale possiamo trovare sia la frizione da diametro 105 che da diametro 107, quindi fate molta attenzione quando dovete acquistarla di assicurarvi che la vostra campana frizione, sempre che non dovete sostituire anche quella, sia da 105 oppure da 107 mm. Nel mio caso quella che monteremo oggi sarà quella da 107. La seconda cosa molto importante è quella di verificare sempre che il foro femmina, questo qui per intenderci, della frizione salga in maniera molto precisa sul perno maschio del nostro correttore di coppia. Questo lo vedremo a breve durante il montaggio. E c'è sempre da tener conto che la frizione in questione viene venduta con una taratura di base che si adatta a tutti i motori con configurazione originale. Bene ragazzi, ci siamo, abbiamo finalmente fra le mani la nostra frizione regolabile. All'interno della nostra scatola, come al solito, possiamo trovare le istruzioni. Troviamo ovviamente la nostra frizione con un anello adattatore che, mi raccomando, molto importante da non buttare. Ed infine, insieme alla frizione ci arrivano anche le 3 mollette gialle da sostituire nel caso volessimo variare l'attacco della nostra frizione. Ora ne parliamo meglio. Ecco, in questo caso sulla 3G regolabile, qualora non ci dovessero andare bene quelle verdi e quelle gialle, potrete tranquillamente acquistare il kit con all'interno tutti i 3 tipi di molle che forniscono per la nostra frizione. Quello che varia in questi 3 tipi di molle è proprio il diametro di quest'ultime. Infatti la molla verde, che è quella più morbida che forniscono, ha un diametro di 1,8 mm e un regime di innesto che si aggira attorno ai 4000 o 5500 giri. Quella gialla invece ha un diametro di 1,9 e un regime di innesto che va dai 5500 giri ai 6500 giri. Per ultima invece abbiamo la molla blu, che ha un diametro di 2 mm e un regime di innesto dai 6500 ai 7500 giri. Con diametro delle molle intendo il diametro del filo con il quale è realizzata la molla. Detto questo e fatto questo super mega iper gigantesco preambolo, direi che possiamo tranquillamente iniziare a montare la nostra frizione.
Come primissima cosa, ovviamente, rimuoviamo il copricarter, ma stando molto attenti a non rovinare la guarnizione che separa il blocco motore dal nostro carter. Per effettuare un lavoro pulito e ordinato, procediamo a rimuovere tutta la trasmissione in maniera completa, così da dare anche una bella pulita all'interno del nostro carter. Per velocizzare lo smontaggio e togliere i due dadi, io utilizzerò un trapano ad impulsi, ma qualora voi ce l'abbiate, utilizzate una chiave a compasso con un crick o una chiave inglese. Tirato giù il correttore di coppia e tolta la cinghia, possiamo trovare la nostra frizione che dovremo andare a togliere. Per la rimozione di quest'ultima sarebbe molto meglio farsi aiutare da qualcuno. La nostra frizione è stata smontata, approfittiamone per dare una bella pulita e una bella ingrassata al correttore di coppia. A questo punto, prima di andare a montare la nostra nuova frizione, facciamo proprio un check di montaggio del foro femmina della nostra frizione sul maschio del correttore di coppia. Per farlo rimuoviamo la nostra molla di contrasto e andiamo a posizionare la frizione sul nostro correttore di coppia. Ecco, in questo caso il gioco è veramente poco. Qualora fosse molto rovinato, consigliamo vivamente di sostituire anche il correttore di coppia. Assicuriamoci prima di montare la nostra frizione che tutti i tiranti delle molle siano allineati sulla stessa tacca. Posizioniamo l'anello adattatore direttamente sopra alla molla di contrasto. Dopodiché, sempre facendoci aiutare, posizioniamo la nuova frizione in sede sul correttore di coppia e andiamo a posizionare il dado. Una volta serrato il dado, possiamo procedere al rimontaggio del nostro correttore di coppia, molla di contrasto e frizione. E prima di inserirla in sede, magari diamo una bella ingrassata ai cuscinetti interni del correttore di coppia. Per inserire la cinghia all'interno del correttore di coppia possiamo farlo in maniera autonoma. Prendiamo il correttore di coppia con due mani, ruotiamo e teniamo con una mano leggermente aperto. A questo punto inseriamo la cinghia al suo interno e la teniamo stretta per non farla scappare e uscire verso l'esterno. Ritorniamo nuovamente sul nostro mezzo, inseriamo il correttore di coppia e facciamo passare la cinghia sul perno del variatore. Prima di poter ultimare il nostro lavoro, anche qua Polini ci fornisce diverse scelte sulla campana frizione. Una infatti è la campana simil originale, mentre l'altra è la campana Evolution 2. La campana in questione è ricavata dal pieno partendo da un grezzo forgiato. Io andrò a scegliere questa per il semplice fatto che è più robusta e perfettamente bilanciata. Tra l'altro, le striature che ha nella parte esterna sono state concepite per dissipare al massimo il calore e resistere alle più elevate temperature d'esercizio. Scelta la nostra campana frizione, andiamo a rimontare la nostra semipuleggia fissa. In questo caso semipuleggia fissa Polini, figata perché ha già le sedi per la nostra chiave a compasso per serrare in maniera sicura senza spaccare nessuna letta con la chiave dinamometrica. Come da manuale serriamo a 30 Nm. Serriamo anche il dado campana a 40 Nm ed infine rimontiamo il nostro copricarter. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche del video di oggi. Fateci sapere nei commenti se vi è stato utile e non dimenticatevi di lasciarci un like, ma soprattutto di iscrivervi al canale per non perdere altri tutorial come questo. Un super ciao da Jack the Ritzer, ci vediamo al prossimo video.